Nel 1829 Felix Mendelssohn Bartholdy visitò la Scozia. Derivò da questo viaggio numerose impressioni e ispirazioni musicali. Impressioni e ispirazioni dalle quali nacquero almeno due capolavori: la Sinfonia numero 3, detta appunto scozzese, e l'Ouverture Le Ebridi, della quale parliamo. Le Ebridi sono un arcipelago posto sulla costa occidentale della Scozia. All'interno di questo arcipelago una attrattiva tra le più forti è sicuramente la cosiddetta Grotta di Fingal. Ne abbiamo visto un'immagine proprio all'inizio di questo filmato. L'ouverture è una tra le cose più belle scritte da Mendelssohn. Ovviamente non è una descrizione compiuta del posto, ma è una trasfigurazione musicale delle impressioni che Mendelssohn ha ricavato dalla vista di questo luogo così suggestivo. Soprattutto sembra il tema iniziale, quello che si ascolta all'inizio dell'ouverture. Ascoltiamo e vediamo la prima parte del brano. Le didascalie indicheranno la presenza di due temi. Sulla struttura di questa prima parte dell'ouverture torneremo successivamente.
Esaminiamo ora più in dettaglio gli elementi principali di questa prima parte dell'ouverture. Innanzitutto il tema iniziale, veramente splendido, una delle più belle melodie scritte da Mendelssohn, un tema evocativo, suggestivo, l'orchestrazione poi suggerisce la vastità, l'ampiezza del luogo. Questa ispirazione, l'abbiamo detto probabilmente, è giunta nella mente di Mendelssohn proprio alla vista della grotta di Fingal e in generale delle Ebridi. E dobbiamo ringraziare il viaggio in Scozia che ha prodotto in lui questa impressione e la nascita di questa magnifica idea. Riascoltiamolo questo tema iniziale che appunto abbiamo contraddistinto come tema numero 1. Come abbiamo visto, nella prima parte dell'ouverture è presente anche un secondo tema, indicato appunto come tema 2, una melodia nobile, ampia, cantabile, eseguita dai violoncelli, che adesso riascoltiamo. Mentre i violoncelli eseguono questa splendida melodia, gli altri archi continuano nelle figurazioni ondeggianti che suggeriscono l'ambiente marino. La prima parte dell'ouverture che abbiamo ascoltato in precedenza si chiude in un'atmosfera più vivace, mossa, quasi agitata. E in questa sezione finale della prima parte abbiamo la presenza di un elemento musicale che tutto sommato si sarebbe anche potuto definire tema 3, cioè una terza idea melodica che segue le prime due. Ma in effetti questo elemento musicale ha delle caratteristiche che non consentono di definirlo pienamente un nuovo tema. Ascoltiamo prima questo passaggio e poi vedremo perché questo elemento musicale non si può definire tema numero 3. Questo nuovo elemento musicale, così vivace, mosso, che porta la musica a atmosfere espressive diverse da quelle che abbiamo ascoltato prima, non può essere definito tema 3, cioè non può essere definito una nuova melodia, perché in effetti è la trasformazione del tema iniziale. Una trasformazione tutto sommato semplice, ma molto profonda da parte di Mendelssohn. Vediamo il procedimento che ha portato alla nascita di questo nuovo elemento, che però è una trasformazione dell'elemento che abbiamo già sentito in precedenza. Ripartiamo dal tema numero 1, eseguito al pianoforte. Il primo passo è quello di trasformare il tema iniziale dalla tonalità minore a quella maggiore, perché il magnifico tema che ha aperto l'ouverture è in tonalità minore, mentre l'elemento che ascoltiamo nella parte finale della prima sezione è in tonalità maggiore. Quindi, adesso nell'esempio al pianoforte che vediamo, abbiamo il passaggio dalla tonalità minore a quella maggiore, alla tonalità nella quale appunto si presenterà il nuovo elemento. Se eseguiamo il tema 1
non in tonalità minore ma in tonalità maggiore senza cambiare nulla del profilo melodico, l'effetto è questo. Ma Mendelssohn, per ragioni di equilibrio formale e di struttura complessiva del brano, vuole che la prima sezione dell'ouverture si chiuda in maniera più mossa, quasi agitata. Quindi trasforma il tema, non si limita a trasportarlo dalla tonalità minore a quella maggiore, ma rende anche il profilo melodico più mosso, più teso, in questo modo. E adesso, per rendere più chiaro ed evidente il processo di trasformazione che ha portato alla nascita di questo nuovo elemento, che però è una versione modificata del primo tema, li mettiamo affiancati, eseguiti al pianoforte. Prima il tema numero 1 in tonalità minore, quello che apre l'ouverture, e poi il nuovo elemento che non possiamo chiamare tema 3, appunto perché è derivato dal tema numero 1, questa volta in tonalità maggiore. L'Ouverture Le Ebridi non è un capolavoro soltanto perché Mendelssohn presenta delle idee musicali splendide, né perché l'orchestrazione evoca in maniera veramente ammirevole l'atmosfera marina, ampia e suggestiva nella quale si trova poi la grotta di Fingal. È un capolavoro anche perché Mendelssohn scrive un brano formalmente molto equilibrato e pieno di intonazioni espressive differenti. Nella seconda parte dell'ouverture, che ascolteremo poi successivamente, si incontrano altre due trasformazioni del tema numero 1. La prima è dolce e cantabile in tonalità maggiore ed è questa. Abbiamo sentito che proprio alla fine della sequenza la musica ha perso la dolce cantabilità che ha avuto per qualche istante ed è diventata più tesa. Infatti subito dopo, come ascolteremo, Mendelssohn inserisce una seconda trasformazione dell'idea, questa volta staccato e leggero, scrive Mendelssohn, tutto diventa molto più agile, anche leggermente inquieto e l'atmosfera espressiva cambia completamente in poche battute. Così. Per maggior chiarezza precisiamo che la prima variazione, trasformazione che abbiamo sentito nell'estratto precedente era in tonalità maggiore, questa invece staccato leggero è in tonalità minore. Ed ecco che ci accorgiamo di una cosa fondamentale prima di ascoltare tutta la parte conclusiva di questa magnifica ouverture di Mendelssohn, che Mendelssohn, alla vista della grotta di Fingal, più in generale delle Ebridi, più in generale della Scozia, ha avuto delle fortissime impressioni e nella sua mente di musicista queste impressioni sono diventate ispirazioni, sono nate delle melodie che nascono dall'atmosfera che Mendelssohn ha visto e vissuto, ma poi diventano elementi musicali che devono contribuire a creare un brano organico e coerente.
Il tema iniziale è veramente una cosa delle più belle che siano mai state create nell'Ottocento musicale, ma vedete che Mendelssohn non si accontenta di aver creato una bella melodia, la presenta in tonalità minore all'inizio, poi alla fine della prima sezione la trasforma in tonalità maggiore, la fa diventare più vivace, successivamente la ammorbidisce mantenendo una tonalità maggiore, poi la riporta in tonalità minore nella versione staccato e leggera. Quindi è proprio una splendida dimostrazione della profondità con la quale un grande compositore può modificare un materiale di partenza che era già bello all'inizio, ma non per questo non deve essere toccato, anzi, se viene trasformato, dà la possibilità di aumentare, per così dire, la tavolozza delle intonazioni espressive, dei colori, delle situazioni che si possono incontrare all'interno del brano e che si devono incontrare per amore di varietà e di contrasto ed equilibrio. E per quanto riguarda la forma, Mendelssohn era sicuramente un maestro. Quindi adesso noi, ascoltando la seconda parte dell'ouverture e concludendo nell'ascolto, ci accorgiamo che ci troviamo di fronte veramente al lavoro di un grande compositore, un lavoro come al solito Mendelssohn non troppo lungo, equilibratissimo, con delle magnifiche idee sulle quali, e questa è la cosa importante, Mendelssohn ha riflettuto dopo averle create e sulle quali ci invita a riflettere appunto come elementi musicali suscettibili di trasformazioni sempre nuove e sempre geniali. Ecco la seconda parte conclusiva dell'ouverture.
Thank